Capitolo 2. Le terre devastate d'Equestria. Ma dove vivi? Qua nel mondo reale il sangue scorre, piccola Pony. Il sangue scorre. Nulla. I miei primi secondi all'esterno furono un'eternità di terrore da infarto, da far tremare gli zoccoli. Quella storia era vera. L'esterno era solo un grande ed oscuro nulla. Mi circondava, soffocante. Se fossi stata in grado di respirare, avrei urlato. Poi i miei occhi cominciarono ad abituarsi all'oscurità. Iniziai a calmarmi, boccheggiando e sentendomi debole, e anche un po' stupida. In mia difesa posso dire che non avevo mai sperimentato la notte prima di allora. Non realmente. Certo, spegnevo sempre la luce prima di sdraiarmi a letto, ma quella era un'oscurità piccola, confinata alla mia stanza. E c'era sempre la luce che filtrava da sotto la porta. Le luci del salone della Scuderia 2 erano eterne, quello era differente. Una fresca brezza, diversa da qualsiasi cosa nella scuderia, mi solleticava il manto e rinfrescava la pelle al di sotto. Portava odori umidi e putrescenti, polverosi ed alieni. Potevo sentire il suono degli insetti notturni, gli scricchiolii del legno ed un lontano gorgoglio. Ma quel che mi colpiva di più era quello che non potevo sentire. Il costante basso mormorio dei generatori della scuderia ed il sempre presente ronzio delle luci erano scomparsi, così potenti nella loro assenza che all'inizio l'esterno mi era parso silenzioso. Potevo sentire la terra e dei ciottoli sotto gli zoccoli, così differenti dai pavimenti lisci e sterili su cui avevo trottato per tutta la mia vita. Ed anche se non potevo vedere molte cose o troppo distante, potevo spingere il mio sguardo più lontano di quanto avessi mai fatto prima, e non c'erano muri che definissero i confini della stanza. Stavo guardando un abisso orizzontale che si allontanava da me in ogni direzione. Un panico tutto nuovo iniziò a prendere forma in me. Le zampe anteriori cedettero e mi misi a sedere, stordita. Fissai lo sguardo sul terreno, respirando profondamente, ringraziandolo non solo perché mi sorreggeva, ma anche per essere un punto di arresto per lo sguardo. Poi feci l'errore di guardare il cielo, e la sua assoluta ed infinita altezza mi fece girare la testa ed attorcigliare lo stomaco. Grandi cumuli nuvolosi coprivano la maggior parte del cielo, ma c'erano dei buchi attraverso cui passava una luce leggera che mi permettevano di vedere l'infinito che si estendeva oltre. Follemente pensai alle nuvole come ad una grande rete, fatta per prendermi nel caso fossi caduta dalla terra verso quell'abisso sopra di me. Ma se fossi scivolata in uno di quei buchi, sarei precipitata verso l'alto in eterno. Strizzai gli occhi cercando di non vomitare. La paura e la nausea furono intense ma passeggere. Una volta ripresa piena coscienza, iniziai a notare le piccole cose che mi erano sfuggite nel panico iniziale. Il panorama circostante cominciava ad essere visibile. Il mondo attorno a me non si stendeva uniforme. Il terreno si sollevava e si incurvava. Le colline diventavano montagne. La terra era disseminata dalle nere dita di alberi morti da lungo tempo. Sulle colline più distanti potevo vedere l'ondeggiare delle foglie di boschi più sani, ma gli alberi vivi vicino alla Scuderia 2 erano pochi, rari e malaticci. In un secondo tempo notai che il mio pibback stava lampeggiando con tutta una serie di avvisi. L'automappatura stava già iniziando a fare il suo lavoro coi miei nuovi e non familiari dintorni, e con mia sorpresa aveva già tirato fuori un nome dal nulla: Giardino Dolcimele. Girandomi per prendere le mie cose, i miei occhi furono catturati dal vuoto scheletro di quella che assumevo una volta potesse essere una magnifica casa. Ora cigolava ed ondeggiava al vento, minacciando di crollare. Guardando di nuovo il mio pibback, vidi che stava captando numerose trasmissioni. La radio della Scuderia 2 era oscurata, ma nuove emittenti avevano preso il suo posto. Il mio cuore mancò un battito, perché era la prima indicazione del fatto che ci potessero essere pony viventi all'esterno, dopo tutto. Con una zoccolata sintonizzai il pibback sulla prima stazione della lista. È ancora sigillata, non c'è modo di entrare. Mio figlio ha mangiato una mela da quei dannati alberi vicino alla scuderia e ora sta terribilmente male, troppo male per muoversi. Ci siamo intanto nella cisterna vicino del monumento commemorativo. Stiamo finendo il cibo e le forniture mediche. Vi prego, se qualche pony in ascolto, aiutateci. Pronto? C'è qualche pony là fuori? Per piacere, ci serve aiuto. Stavo portando la mia famiglia
famiglia alla scuderia vicino al giardino Dolcimele, quando siamo stati attaccati dai razziatori. Solo io e mio figlio siamo sopravvissuti. Siamo arrivati alla scuderia, ma è ancora sigillata. Non c'è modo di entrare. Mio figlio ha mangiato una mela da quei dannati alberi vicino alla scuderia e ora sta terribilmente male. Troppo male per muoversi. Ci siamo rientrati nella cisterna vicino al monumento commemorativo. Stiamo finendo il cibo e le forniture mediche. Vi prego, se qualche poi in ascolto, aiutateci. Pronto? La voce era piena di una terribile rassegnazione, come se quel pony avesse già perso ogni speranza e stesse solo agendo meccanicamente. Scossa, la spensi. Non credo avrei potuto sopportare di ascoltarla ancora una volta. Fu allora che mi accorsi di un leggero ticchettio proveniente dal mio payback. Controllandolo, scoprii che il suo rilevatore di radiazioni, una funzionalità che non avevo mai potuto testare, si era automaticamente attivato. Il piccolo e dolce indicatore ad arcobaleno era sempre rimasto fermamente piantato sul verde. Era ancora lì, ma discretamente spostato sul limitare del giallo. Non potevo limitarmi a stare lì per il resto della mia vita, su quella che molto, molto tempo fa era stata la porta di un deposito di mele. Beh, avrei potuto, ma sarebbe stata una vita relativamente breve e miserabile. Stavo iniziando a realizzare una cosa. Con così tante direzioni verso cui andare, qual era la possibilità che avrei scelto proprio quella che aveva seguito Velvet Remedy? Anche se aveva poche ore di vantaggio, le speranze di ritrovarla erano quasi nulle. Ma dovevo cominciare da qualche parte. E la migliore possibilità che avevo era di salire in alto e dare un'occhiata intorno. Le rovine lì vicino si innalzavano al di sopra di qualsiasi albero circostante, ed il tetto sbilenco della torretta superiore era probabilmente il miglior punto di osservazione che potessi augurarmi. Chiusi gli occhi, mi rimisi in piedi ed entrai all'interno. Quello che era rimasto dell'edificio della Giardino Dolcimele si rivelò più robusto di quanto sembrasse o suonasse. Era anche sostanzialmente vuoto. Qualsiasi cosa di valore che era sopravvissuta era stata rubata, lasciando solo pezzi che nessuno voleva, ma che il tempo stesso sembrava incapace di cancellare. Scarpe rotte, scatole di sapone per pulire vestiti che non esistevano più da anni, una forca col manico spezzato, un rastrello. Iniziai a salire le scale. I miei occhi colsero un flebile baluginio, un leggero color verde mela avvelenata, che proveniva dalla stanza di sopra. La luce proveniva dallo schermo di un vecchio terminale, un dispositivo per le scienze arcane identico a quelli usati nella Scuderia 2. Sembrava un miracolo che funzionasse ancora dopo 2 secoli passati all'esterno. Quando la Stable-Tech costruiva qualcosa, lo costruiva per durare. La curiosità mi ci condusse davanti e la meraviglia lasciò rapidamente il posto alla comprensione. Non era una coincidenza che quel particolare terminale fosse acceso, perché mostrava un messaggio recente. A qualsiasi pony che abbia lasciato la Scuderia 2 per cercarmi, vi prego, tornate a casa. Sto facendo quello che devo. La capogiumenta lo capisce, anche se non l'accetterà mai, e spero che un giorno capirete anche voi. Non tornerò indietro. Non cercatemi. Non mettetevi in ulteriore pericolo per salvarmi. Vi prego di perdonarmi. Velvet Remedy. Cercai altro sul terminale, ma tutti i messaggi erano antichi e corrotti, tranne uno. E quell'uno aveva una codifica abbastanza unica, qualcosa di cui avevo già sentito parlare, ma che non avevo mai visto prima. Una codifica binaria. Per decifrarla avrei dovuto scaricare il messaggio sul mio payback, sia dal terminale da cui era stato inviato, sia da quello che lo aveva ricevuto. Non avendo niente di meglio da fare, con l'enorme capacità di memorizzazione del mio payback, salvai il messaggio. In realtà sapevo che le probabilità di incappare nel terminale gemello e soprattutto trovarlo ancora funzionante erano schiacciantemente contro di me. E nemmeno avevo alcuna ragione di pensare che un messaggio vecchio di secoli potesse avere un qualche significato. Più importante era che adesso dovevo affrontare il fatto che l'esterno fosse la mia nuova casa. Anche se avessi trovato Velvet Remedy, difficilmente sarebbe voluta tornare indietro con me. Devo ammetterlo, avevo coltivato il sogno che la capogiumenta sarebbe stata talmente entusiasta per il ritorno di Velvet che ci avrebbe riabbracciati entrambi nel branco.
Magari avrebbe anche indetto un party in mio onore. Ora ero costretta ad ammettere quanto sciocca fosse quella speranza. Pensare a ciò riempì la mia mente di nubi oscure. Ma quando raggiunsi la cima delle rovine e guardai le terre devastate, una chiara luce, per quanto flebile, tremolò nell'oscurità. La luce di un fuoco, a non più di mezz'ora di trotto di distanza, bucava di arancione l'oscurità della notte. Mentre mi avvicinavo al cerchio della luce del fuoco, sentivo che c'era qualcosa di sbagliato. Qualcosa nel modo in cui il polveroso unicorno beige era sdraiato sulla sua stuoia di paia, accovacciato sulle sue zampe. Una certa tensione nel suo linguaggio corporeo, ma fu solo quando misi il zoccolo nella luce per dare una buona occhiata, mentre un caloroso salve mi moriva sulle labbra, che vidi che era imbavagliato e scorsi il riflesso delle fiamme su qualche anello visibile della catena che gli legava gli zoccoli. Ma guarda un po' qui. Se ne passeggiava tutta bella e carina, vero? Un grosso pony di terra emerse dall'ombra di una roccia lì vicino. I suoi zoccoli ticchettavano metallicamente sul terreno roccioso a causa degli scarponi crudelmente chiodati. 2 pony uscirono dai loro nascondigli da direzioni diverse. Un altro pony terrestre che stringeva una pala la cui lama era stata mortalmente affilata, ed il terzo era un unicorno il cui corno brillava, faceva levitare verso di me un corto strumento di legno e metallo con 2 tubi. Ogni pony indossava una bardatura di pelle spessa. Come per la notte, non avevo mai visto prima un'arma da fuoco, a parte quelle disegnate sui libri. Ma quei libri erano stati abbastanza espliciti da permettermi di riconoscere il pericolo mortale. L'unicorno legato sulla stuoia scosse la testa dandomi un'occhiata triste e derisoria, mentre cercava di scostare il bavaglio con uno zoccolo, senza più tentare di tenere nascoste le catene. I 3 pony che mi stavano minacciando lo degnarono solo di qualche occhiata. Avrebbe potuto anche truccarsi per noi, disse, ridacchiando l'unicorno armato di fucile. Poi, rivolgendosi a me, non ti dispiacerebbe, vero? E risero. Ed è pure un altro unicorno, renderà una bella cifra questa. Rendere una cifra per cosa? E da chi? Quello che impugnava la palaspada nella bocca mormorò qualcosa di incomprensibile. Poi, apparentemente, decidendo che il fucile era un deterrente adeguato, sputò la sua arma e ripeté: Per lei. Voglio dire, guardatela. Credo si sia fatta un bagno. Fui improvvisamente e bizzarramente conscia di quanto fossero sporchi i 4 pony e quanto puzzassero. Riuscii a coprire un conato con un colpo di tosse. «Che succede?» chiesi. Fra tutte le emozioni che si combattevano per la supremazia nella mia testa, la confusione era riuscita a guadagnarsi la vittoria. L'unicorno prigioniero riuscì finalmente a liberarsi dall'urido bavaglio. Sono schiavisti, imbecille! Monterey Jack, lo sporco unicorno dall'espressione cupa e con il cutie mark a forma di formaggio, mi seguiva mentre avanzavamo faticosamente assieme ai nostri carcerieri, camminando su un sentiero rovinato che un tempo era stata una strada. Le mie zampe erano incatenate, rendendomi difficile la camminata ed impossibile qualsiasi cosa più veloce di un trotto. Il P-Buck aveva reso inutili gli sforzi degli schiavisti di legarmi le zampe anteriori, costringendoli alla fine ad incatenarmi sopra le ginocchia. Se quello con la palaspada non l'avesse puntata minacciosamente alla mia gola, gli altri 2 si sarebbero guadagnati qualche paio di zoccolate nelle parti basse. In quelle condizioni se la sbrigarono in poco tempo. Non mi avevano imbavagliato, ma Monterey mi aveva convinto prima che chiacchiere indesiderate da parte dei futuri schiavi avrebbero probabilmente portato alla perdita della mia lingua. Non che comunque avessi molto altro da dire a quei bruti, a parte il mio repertorio di colorite metafore. Non mi aspettavo che rispondessero alle mie domande, anche nel caso in cui la mia lingua fosse sopravvissuta alla domanda, ed erano ciarlieri tra di loro quanto bastava. Odio questo sentiero, mormorò il pony terrestre attraverso il manico stretto nei denti. Bene allora, se imparassi a nuotare potremmo prendere la via più lunga, no? Suggerì l'unicorno con velenosa dolcezza. Odio il dannato nuoto. Dal suo odore, decisamente più pungente di quello degli altri, pensai che più che altro odiasse l'acqua in generale. Se la smettete di lamentarvi, vi lascio provare uno degli schiavi prima che arriviamo alla foresta. Che ne dite? Il loro capo, il pony terrestre chiamato Cracker, con le scarpe chiodate ed un cutie mark che assomigliava in maniera sospetta ad una frusta,
o forse ad un serpente. Si girò verso Monterey e me con un ghigno osceno. Guardai altrove. Si misero a ridere. Sotto i loro disgustosi discorsi potevo sentire un suono liquido da più avanti. Non il gorgogliare di una fontana, più quello di una poltiglia. E qualcos'altro. Un suono distante, in avvicinamento. Musica. Sì, musica. Leggermente metallica, ma trionfante, regale. Non potevo mettere lo zoccolo su esattamente quale sentimento quella musica cercasse di ispirare, ma era chiaramente fuori luogo. Cracker si accorse della mia espressione e sogghignò. Sembra quasi che tu non l'abbia mai sentito prima. Cos'è? Hai vissuto la tua vita in una scuderia? Se stai sperando nella cavalleria, non è quella, ragazza. È solo una di quelle robofatine. La musica cessò con una staffilata metallica. Lo schiavista unicorno, Cannemuzze, trottò un poco più avanti, guardando avanti lungo il sentiero, girandosi verso di noi ghigno. Pensate che l'abbia preso un radigatore, eh? Cracker suggerì che fosse volata nella trappola di qualcuno. L'altro pony terrestre avanzò dei borbottii incomprensibili per via della pala in bocca. L'unicorno si voltò di nuovo in avanti e la luce del suo corno illuminò la macchina. Una sfera metallica delle dimensioni di una testa di puledro sostenuta in volo da 4 ali, che fluttuava silenziosamente proprio davanti alla sua faccia. Non era scienza arcana, posso dirlo tranquillamente. Era pura ingegneria dei pony terrestri. Cazzo! Cannemozze saltò indietro di una buona lunghezza per la sorpresa. Poi sollevò il suo fucile e sparò alla robofatina. Il suono fu come quello di un piatto metallico che cadeva dal soffitto e riccheggiò nel silenzio notturno tra le colline. La sfera metallica si riempì di scintille quando venne crivellata dai pallini. Emise un lamento elettrico e scomparve nell'oscurità. L'unicorno stava per inseguirla, ma la voce di Cracker lo fermò. Basta, Cannemozze, risparmia le munizioni. Dannazione, odio quando fanno quella merdata furtiva. È una fottuta radio volante, non dovrebbe fare agguati ai pony. Le mie orecchie bruciavano per la sequela di crude bestemmie, ma non ci prestai attenzione. Stavo rimuginando su quello che avevo appena visto. Imbecille. Mormorò Monterey Jack. L'avranno sentito tutti fino a Ponyville. A differenza del mio compagno schiavo, ero contenta di aver visto l'unicorno usare la sua arma, perché adesso sapevo come funzionava. Quel dannato idiota. Borbottò Monterey. Annunciare la sua presenza così vicina al territorio dei razziatori.